Sì, siamo sul desktop di Windows 98. Abbiamo anche l'introduzione. Wow. Bentornati a tutti su BMake Electronics. Oggi ho qui sul banco questo vecchio computer degli inizi degli anni 90. Si tratta esattamente di un Pentium 2, dove manca molti pezzi, è stato buttato, quindi non funziona. Vediamo se riusciamo a recuperarlo. Ci installeremo un sistema operativo o Linux o Windows e faremo tutti i test per vedere se funziona. Ok, seguitemi nel video. Ho aperto il computer, manca l'hard disk, manca la RAM, troviamo una scheda video, una scheda audio e un bel po' di polvere. Io se riesco a farvelo vedere. Quindi la prima cosa che è da fare è gli diamo una bella pulita. Vedete qua. Andiamo a inserire un banco di RAM, altrimenti è sicuro che non parte. Gli ho dato una bella pulita. Andiamo a cambiare anche la batteria tampone, che sicuramente sarà scarica. Okay. Ce ne mettiamo una funzionante nuova. Andiamo a collegare il cavo video. Okay. Proviamo a dare alimentazione e vediamo cosa troviamo sul monitor. Collego l'alimentazione, vediamo se esce qualcosa. Qualcosa si è mosso. No, sta uscendo qualcosa. Ok, beep, tastiera non riconosciuta, impostare data, ora e sistema operativo perché non c'è l'hard disk, quindi qualcosa è uscito. Ok, colleghiamo mouse, tastiera e proviamo a mettere un hard disk. Qui in laboratorio ho questo hard disk da 80 giga con attacco IDE configurato come master in base ai ponticelli che abbiamo messo qua. Quindi questo è master e il lettore CD andremo come slave. Vado a inserirlo e lo collego con l'attacco IDE. Ho collegato il cavo IDE, anche l'alimentazione, mettiamolo dentro sia dell'hard disk che del lettore CD. Colleghiamo l'alimentazione anche sul CD. Okay. Ho collegato la tastiera, cavo del monitor, proviamo a dare alimentazione. Collego il cavo, vediamo cosa troviamo sul monitor. È comparso la scritta compact, provo a premere F10, dovrebbe andare nel BIOS, ha fatto 2 bip e siamo entrati nel BIOS. Facciamo italiano, vediamo informazione del sistema, troviamo un Compact X Pro SP SB serie, Pentium 2 da 350 MHz, troviamo 64 MB di RAM, vediamo se riconosce hard disk, impostazione data e ora, dobbiamo inserire, memorizzazione, dispositivi IDE, non riconosce nessun hard disk, solo se l'hard disk che ho inserito è danneggiato, perché
è un hard disk che avevo buttato qui nel cassetto. Provo a vedere se ce n'ho un altro. Intanto il floppy si riconosce. Ho provato a premere per estrarre il CD, non esce, non si accende nulla. Andiamo a controllare i cavetti di alimentazione. Ho scollegato il cavo di alimentazione, andiamo a vedere se c'è tensione. Il negativo sul nero, l'altro mettiamo sull'arancione, ci dovrebbe stare 12 volt. Inserirlo, ritroviamo 11,77, quindi l'alimentazione c'è. Dall'altra parte devo trovare 5 volt. Sì, c'è 5 volt, quindi il cavo, l'alimentatore, fornisce le tensioni necessarie per alimentare il lettore CD e l'hard disk. Allora, per prima cosa risolviamo l'impostazione della data e ora. Vado a inserire nel BIOS impostazione ora e data. Ok, dopo l'impostazione della data e dell'ora, adesso il PC non mi chiede più la data, quindi la parte BIOS sembra funzionare, però compare System Disk of Disk Error. Significa che il computer non trova un disco avviabile. Ora devo capire se il problema è l'hard disk che non viene riconosciuto oppure se manca il sistema operativo. Per adesso scollego l'alimentazione del CD, che tanto non funziona. Se riesco a toglierlo, ok, ce l'ho fatta. Niente, non parte. Provo, ho trovato un altro hard disk, sempre con l'attacco IDE. Vado a cambiarlo. Niente, esce sempre il solito errore. Ho trovato questo disco di ripristino di Windows 95-98. Provo a inserirlo, accendo e vediamo se parte dal floppy. Sta leggendo sul floppy, si sente il rumore, vediamo se esce qualcosa. Sì, è uscito qualcosa sul monitor. Avvia il computer con supporto CD-ROM senza supporto utilizza file della guida. Avviamo senza supporto CD-ROM perché l'ho staccato. Proviamo a scrivere fdisk premo invio, vediamo che ci dà. Nessun disco rigido presente, quindi anche l'hard disk che ho inserito non funziona. Ne ho trovata un altro, sempre con attacco IDE, e vado a cambiarlo e vediamo se funziona. Ok, ho cambiato, già sento il rumore dell'hard disk, quindi secondo me questi due hard disk non sono funzionanti. Sono hard disk di recupero, non so di quanti anni. Andiamo a vedere se troviamo qualcosa sul monitor. È uscito questa scritta, proviamo a premere F1. Vi ricordo c'è anche il floppy inserito, adesso non si vede ma sta leggendo qualcosa in alto a sinistra. Proviamo a entrare nel BIOS, informazione sul sistema, trova port dispositivi IDE, si trova, ecco qua, unità primaria 0, dimensioni 20.000 MB, quindi l'hard disk l'ha trovato. Facciamo
avviare, partire dal floppy, input, secondo C, facciamo F10, accetta, salva, modifiche e usciamo. Ok, avviamo il CD, il computer senza supporto CD perché l'ho scollegato e sta partendo da floppy e dopo facciamo Fdisk. Facciamo invio, vediamo se legge disk, attivare supporto, facciamo sì, facciamo S, ci chiede di creare una partizione, lasciamo 1, invio, spazio insufficiente per creare una partizione DOS. Ok, torniamo su Fdisk, creiamo una partizione, okay. Crea partizione 1, crea partizione primaria, verifica integrità dell'unità in corso, aspettiamo, utilizzare la dimensione massima, ok, lasciamo S, verifica integrità dell'unità in corso. Ok, ci dice di riavviare il sistema. Proverò a installare Windows 98. Il lettore CD non funziona. Ho trovato questo lettore DVD CD. Provo con attacco IDE. Provo a cambiare e vediamo se funziona. Così possiamo installare Windows 98. Ho inserito il lettore DVD sotto, qui pare che funziona ma non si apre lo sportello o la cinghia, qualcosa, comunque si può controllare. Intanto questo funziona e andiamo a inserire il CD e proviamo a installare Windows. Si sente che il lettore gira, fa fatica. Speriamo che lo riesca a leggere, che non mi ricordo se questo lettore DVD funzionava. Purtroppo non riconosce il lettore CD. Provo a inserire, a mettere un altro cavo IDE, quindi un cavo IDE che va all'hard disk e un altro cavo IDE che va al lettore CD, così da separare i due e non collegarli insieme con lo stesso cavo. Ok, ce l'ho fatta, ho cambiato il cavo e vediamo se questa volta riconosce il CD. Ok, avviamo con supporto CD-ROM e vediamo se lo riconosce. Sì, stavolta pare che sia andata bene. Preparazione dell'avvio del computer in corso, operazione potrebbe richiedere qualche minuto. Attendiamo. Proviamo. Purtroppo non si legge. Scan disk e trovo dove sta il file per l'installazione. Mi sa che questo D non è qua e mi dice che è un RAM drive. Proviamo F 2 punti, no? G 2 punti, no? C 2 punti, I 2 punti sarà l'hard disk, F, G, proviamo H, non vede l'unità CD. Ho trovato l'unità CD ed è E, quindi troviamo il setup, proviamo a fare setup.exe, vediamo che succede se parte l'installazione.
avvio programma di installazione in corso. Se riesce, programma di installazione senza invio per continuare. Vediamo se riesce a partire l'installazione di Windows. Ok, è partito. Premiamo invio per installare Windows. Formatta unità scelta, facciamo sì, unità C. Sta formattando unità C. Attendiamo che arriva a 100% e poi vediamo se riusciamo a installare Windows 98. 99. Dai che ci siamo arrivati al 100%. Formattazione unità C. Ok, programma di installazione di Windows in corso. Facciamo un invio. Analisi registro del sistema. Copia dei file di installazione in corso. Wow! Siamo partiti, siamo arrivati all'installazione di Windows 98. Il mouse funziona. Tempo restante da 30 a 60 minuti. Facciamo continua. C, ok, lo installiamo su C, facciamo avanti, preparazione della directory, verifica dello spazio disponibile in corso, la facciamo tipica, lasciamo con scelta consigliata, lasciamo tutto così, taglia, copia dei file. Tempo restante 28 minuti. Adesso sto copiando i file di installazione sull'hard disk. Siamo quasi arrivati al 100%, 98, 99, 100. Riavviamo il sistema, speriamo che continui l'installazione, non mi faccia qualche scherzo. Naturalmente ho tolto il floppy, via, lasciamo tutto così com'è dal disco rigido. Aggiornamento dei file di configurazione in cui questa operazione potrebbe richiedere qualche minuto. Mi chiede il nome, casa, facciamo avanti, accetto, avanti, inserisco il numero di identificazione, l'ho fatto avanti, ok, facciamo fine. Minuti restanti, installazione e impostazione dell'hardware. E mi chiede il riavvio, riavviamo.
disco rigido, Microsoft Windows 98. La bellezza di 28, quasi 30 anni fa. Minchia. Vediamo se ora 11 minuti. Ok, ci chiede il fuso orario, lasciamo così. Pannello di controllo, applicazioni del menu avvio, guida di Windows, aggiornamento e impostazioni del sistema in corso. Ok, meno di un minuto, riavviamo, vediamo se parte, se riusciamo ad accedere al desktop, al sistema operativo Windows 98. Dai, password, nessuna password, vediamo ok, del database dei drive in corso, vedo il monitor, avanti, nulla, non c'ho nessun floppy con i drive. Ok, si sente l'audio, dai che dovrebbe partire. Sì, siamo sul desktop di Windows 98. Abbiamo anche l'introduzione. Wow. Windows di ben 28, quasi 30 anni fa. Ho collegato un vecchio monitor CRT, dovrebbe essere 17 pollici, una vecchia tastiera, un vecchio mouse e un vecchio computer. Quindi postazione vintage pronta. Proviamo a configurare il desktop, chiudiamo, proprietà, andiamo a impostazioni, vediamo che risoluzione posso mettere, mettiamo 1024x768 a 65.000 colori, a 16 bit, ok, applichiamo senza riavviare, facciamo ok, vediamo come si vede, ovviamente si vede meglio. Lasciamo questa impostazione. Non so se questo monitor si vede bene, che è una frequenza diversa. Vi volevo far vedere che questi vecchi monitor CRT hanno, oltre alla regolazione della visibilità del monitor, possiamo smagnetizzare il monitor. Andiamo qui, premiamo e vediamo una smagnetizzazione dello schermo. Andiamo a vedere nelle impostazioni del computer, pannello di controllo, sistema, e effettivamente troviamo Windows 98 con un Pentium 2 e 64 MB di RAM. Vediamo se riconosce tutte le periferiche. Sì, pare che riconosce tutto. Ho trovato un vecchio floppy con ExtraCAD 3, dovrebbe essere un file di disegno. Vediamo un po', andiamo a inserire, andiamo a leggere il floppy, così si vede meglio,
per Windows 95. Proviamo se lo installa. Andiamo avanti, stiamo installando da floppy. Non so se riuscite a sentire, ma floppy sta girando, sta installando il programma. Vi ricordo che su un floppy la dimensione massima è di 1,44 MB o 1,40 MB, non ricordo preciso. Ok, l'ha installato, facciamo fine, chiudiamo, vediamo se troviamo il programma, programmi, ExtraCAD 3 per Windows, sì, l'ha installato, avviamolo, General Fiction, file nuovo, è un file di disegno, funziona. Andiamo a vedere se riusciamo, chiudiamo, salvare le modifiche, no, a trovare il famoso solitario. Facciamo start, programmi, accessori, applicazione, svago, no, non c'è, c'è Paint, ma non c'è il solitario o campo minato. Allora facciamo così, andiamo su impostazioni, pannello di controllo, installazione applicazioni, eccolo qua. Andiamo su installazione di Windows, ho inserito il CD di Windows 98, e andiamo giù, vediamo, accessori, dovrebbe stare qua, clicchiamo su accessori, eccolo qua, giochi, Paint, punto, ok, facciamo ok, applica, si sta installando, lo prende dal CD di Windows, vediamo se riusciamo, ok, vediamo, facciamo start, programmi, accessori, eccolo qua, giochi, proviamo, campo minato, facciamo prima il solitario, non so se lo ricordate, funzionava che bisognava mettere carta d'insieme di colore diverso sotto l'altro per girare l'altra carta. E infine troviamo, andiamo a vedere anche campo minato, accessori, giochi, ecco qua, campo minato. Wow. Vi ricordo che il campo minato è stato creato per imparare a usare alle persone che compravano il computer il mouse, a cliccare dentro queste piccole caselle. Ecco qua, ho trovato la bomba. Ok amici, siamo giunti alla fine del video, abbiamo recuperato questo vecchio computer con Pentium 2, ci abbiamo installato Windows 98, non è un computer potente, non serve per internet moderno, però ha un fascino enorme, floppy, CD-ROM, hard disk IDE, un monitor CRT e Windows 98. Praticamente un salto indietro negli anni 90. Ok, se vi è piaciuto questo video lasciate un like, scrivete nei commenti se vi ho riportato indietro nel tempo e ci vediamo alla prossima.